Ehi, ben ritrovati nel secondo episodio della mia rubrica Showcase. Sono Tiranno Matto ed oggi vi mostro la SFO Grimhammer e vi spiego perché la uso da anni. E sempre nel rispetto del vostro tempo vi presento con il troppo lungo non guardo tutte le informazioni su che cos'è un overall, che cos'è la SFO e perché ve la consiglio. Non resta che andare dritto al sodo. Un overall è una mod che va a ribilanciare completamente tutto il gioco. La SFO Grimhammer è operativa grazie a Venris e il suo team dal primo capitolo della saga Total War Warhammer. Con ogni nuova release vengono aggiunti tantissimi contenuti gratuiti. I tre elementi più importanti che la SFO Grimhammer va a modificare sono la durata delle battaglie, allungandola il più possibile, la difficoltà, cercando di rendere l'esperienza bilanciata ma non facile, e la personalizzazione. Avremo infatti all'interno del gioco diverse impostazioni modificabili di partita in partita. Ci sono tantissime altre modifiche, si tratta di un overall complesso da spiegare e mostrare e ci sono tantissimi changelog già presenti online. Io vi consiglio caldamente di andare a darci un'occhiata, perché se dovessi parlare di ogni singolo cambiamento, anche irrisorio, probabilmente questo video dovrebbe durare almeno un paio di ore e proprio per rispetto del vostro tempo preferirei evitarlo, cercando di mostrarvi in questo showcase un riassunto di quello che offre Grimhammer. Oggi non vi posso parlare di pro e di contro come in altri casi. L'overall vi deve piacere per ciò che offre. Dal mio personale punto di vista è l'opzione migliore per ribilanciare un gioco che molto spesso non è bilanciato, aggiungendo meccaniche sia lore friendly sia intriganti che danno ad ogni fazione e ogni singolo lord leggendario qualcosa di unico, anche se magari la meccanica è riadattata da qualcosa di già visto. A tutti voi giampippi e gigiolotti puritani del vanilla voglio mandare un simpatico abbraccio e ricordarvi: non preoccupatevi, perché in realtà tantissime meccaniche della SFO nel tempo sono state integrate all'interno del gioco originale e al contempo il team di Venris, il creatore della Grimhammer, collabora con tantissimi altri modders ed ha già integrato tantissime altre mod che vanno ad aumentare la qualità della vita e dell'esperienza di gioco. Se avete apprezzato questo mio modo di esporre tutto quanto e siete soddisfatti, vi chiedo ora di lasciare un like e un commento a sostegno del mio lavoro, invitandovi anche a continuare la visione fino alla fine, perché entrerò un pochino più nel dettaglio parlandovi nello specifico anche del nuovo aggiornamento della Grimhammer, Rise of the Rat. Oggi, invece che chiedervi un sostegno diretto, vi voglio caldamente invitare a controllare il Patreon e il sito web del team SFO Grimhammer. Senza Venris e i suoi ragazzi le mie collezioni di mod non esisterebbero e devo ringraziare anche tutti i sub-modder che lavorano consistentemente per rendere altre mod compatibili con la Grimhammer, permettendo al mio lavoro di raggiungervi e al contempo di dare la possibilità a migliaia di voi di sperimentare in prima persona l'esperienza massima e completa di Total War Warhammer 3. Direi di consolidare la tradizione di questi showcase mostrandovi Karl Franz e l'impero, che si presta benissimo a una visuale generica d'insieme, che dopo entrerà ancora di più nel dettaglio. Noterete subito che la mappa è molto diversa rispetto al primo showcase di questa rubrica, perché appunto è attiva soltanto la SFO Grimhammer. Né la The Old World né la Immortal Empire Expanded, che sto utilizzando nella live sempre con Karl Franz, sono attive al momento, così che io possa concentrarmi soltanto sulla SFO. Dunque andiamo a vedere subitissimo cosa questo overall fa al gioco. Abbiamo già visto che una delle primissime cose che fa questa mod è andare a cambiare le statistiche ai lord, agli eroi, alle unità. Introduce moltissimi effetti a contatto per le unità, fra cui anche alcuni che sono personalizzati. Abbiamo visto su Karl Franz Bone Crusher. Una cosa che fa per esempio la SFO è introdurre le unità leggendarie che sono state introdotte con il DLC dei Re dei Sepolcri a tutte le fazioni, che sono per lo più dipendenti dal leader della fazione, dal lord leggendario. Nel caso di Karl Franz c'è la Compagnia d'Onore di Altdorf,
che è una truppa di 100 alabardieri, disciplinato, che adesso vedete è in inglese perché la Steel Fate, io scusate la chiamo Steel Fate ma è la Simply Fan Overall adesso, hanno cambiato nome tanti anni fa, ma sapete le vecchie abitudini sono dure a morire. Chiamiamola Grimhammer SFO forse è meglio. Ed in più Imperial Allegiance, che è un tratto comune a tutte le truppe dell'impero, della razza proprio uomini imperiali. Ci sono tantissime altre cose, andiamo con calma. La diversità nelle tech, nelle specifiche statistiche, luoghi, economia, meccaniche sono presenti per ogni lord leggendario di ogni razza nella SFO. Bisognerebbe proprio recuperare, come vi ho già fatto vedere, tutti i changelog e andare a controllare ogni cambiamento, che a loro volta però si rifanno anche alla SFO di Total War Warhammer 2, che si rifà alla SFO di Total War Warhammer 1. Il lavoro di Venris e del suo team è ormai, come vi ho già detto, immortalato nella storia della saga di Total War Warhammer. Comunque, per quanto riguarda le tecnologie dell'impero, se no non la finiamo più, qui ci sono tutte le divinità. Le due maggiori che sono Sigmar e Ulrich. Queste ricerche si autoescludono e richiedono una risorsa specifica che si ottiene durante la partita. Danno essenzialmente delle abilità esercito all'impero. Non si possono avere tutte, quindi bisognerà appunto fare delle scelte. Eccola, Verena, che come mi è stato ricordato durante la live, perché in quel momento avevo un vuoto, la dea umana della giustizia e della conoscenza, e abbiamo anche Myrmidia, la stratega della guerra, Manan, Ranald, Raya, Tal, Mor, Shallia. Bene, queste sono le tecnologie specifiche per l'impero, non entriamo troppo nel dettaglio. Cosa cambia nelle meccaniche? Ben poco in realtà. Hanno fatto qualche leggero cambiamento agli effetti dei conti elettori. Hanno un attimo sistemato alcune cose dell'autorità imperiale, per lo più a livello di numeri, e appunto tutti i vari tratti anche degli eroi e dei lord sono un attimo sistemati, ma nulla di che. Per quanto riguarda l'impero non c'è altro, tutte le belle meccaniche che avete visto nell'altra collection arrivano dalla Sigmar Airs. Abbiamo i settings, questo ve lo faccio vedere adesso così ci caviamo il dente. Possiamo decidere di mettere un cap che è la versione default su tutta la fazione, quindi possiamo avere per esempio fino a 4 guardie del Reich, faccio un esempio, finché non costruiamo gli edifici che adesso vi farò vedere. Non ci sono cap, quindi questa è l'esperienza vanilla. Ci sono i cap ma a singolo esercito, quindi è più vicino all'esperienza tabletop, oppure entrambi i cap, quindi ci sono sia quelli sulla fazione sia quelli sull'esercito. Questo di solito perché quelli sull'esercito sono più limitanti. Ve lo avevo anticipato anche nel troppo lungo non guardo, in realtà ci sono veramente molte opzioni per personalizzare la nostra esperienza e poi cliccando sul vecchio consigliere potremo attuare dal turno successivo tutti i cambiamenti. Dicevamo, gli edifici, nel caso dell'impero, possiamo vedere già ad Altdorf, cercano con la SFO Grimhammer di parificare tutte le economie il più possibile, però mantenendo un minimo di flavor. Importantissimo per la maggior parte delle fazioni, le mura vanno a diminuire un botto gli introiti della regione nella provincia in cui vengono costruite. Queste sono le mura principali, ma anche le mura degli insediamenti secondari hanno praticamente lo stesso downside, il malus necessario. Hanno aggiunto da, penso, il primo Total War, questo bellissimo edificio per l'impero che secondo me è devastantemente forte, da inserire come terzo edificio in un insediamento minore, perché come potete vedere serve il livello 3, che fa questa bellissima cosa, ci dà un 10% in più alle entrate di tutte le regioni nella provincia. Possiamo costruire solo un edificio religioso. Il tempio comune dedicato a tutti gli dei secondo me è veramente fortissimo. Gli altri edifici religiosi per l'impero sono divisi in due: i templi di Sigmar e quelli di Ulrich. Quelli di Ulrich ci sbloccano anche le unità di Ulrich, attenzione,
quelle che non sono mai state integrate, che secondo me dovrebbero veramente mettere nel gioco vanilla, che sono appunto i seguaci del dio lupo, i Wolfkin. Abbiamo poi le spade di Ulrich, che sono degli spadaccini, e i cavalieri del lupo bianco, che sono una cavalleria con arma grande, penetrante, super tankosissima, fortissima, con furia, perché hanno tutti furia, a parte i Wolfkin che l'hanno cambiato, mi sa. Sono irriducibili come i flagellanti e sono vigorosi, recuperano vigore, quindi si stancano di meno, però non hanno armatura. E poi abbiamo, attenzione, al Tempio di Sigmar abbiamo anche i discepoli Sigmariti, che sono praticamente un'unità di preti guerrieri ma non eroi, quindi hanno attacchi magici, penetrazione dell'armatura e compagnia cantante. Mi sto dilungando con l'impero, ma perché lo conosco un pochino e vi posso dare più o meno un'idea generale di tutti i cambiamenti. Per esempio, anche per le risorse, gli edifici delle risorse nella SFO a livello 3 hanno sempre anche loro un effetto in più. Questo aggiornamento non è Rise of the Empire, è Rise of the Rat, quindi passiamo al volo ai topastri. Vi faccio vedere al volissimo un paio, non tutto, delle novità per i lord leggendari degli Skaven. Alcune c'erano già da diverso tempo, altre sono di questa patch. Allora, abbiamo Quick, che ha come meccanica la caccia alle teste dei lord leggendari, perché giustamente Head Taker. E poi abbiamo Threch con i Rictus, che ha ricevuto un grandissimo aggiornamento per questa patch. Ma secondo me ancora più importante del povero Threch Codapavide c'è Lord Skrolk del clan Pestilence. Questo è il pannello delle pestilenze dei topini, che è essenzialmente identico a quello di Nargol. Però ci sono anche degli effetti che si possono sbloccare specifici del clan Pestilence, come questo, che non ha un nome, ma viene semplicemente mostrato l'insieme di fattori che vengono applicati sia nel caso in cui la peste si diffonda sul nostro insediamento, sia su un insediamento nemico. Possiamo, per esempio, selezionare il luogo d'origine in quanto insediamento, infettando o evocando un cultista. In questo caso potremmo solo infettare. Aumentando i modificatori possiamo spendere più infezioni per rendere più efficace questa pandemia. Infettiamo e adesso abbiamo liquefacente bowels, perché metà in italiano, metà in inglese. Come potete vedere, gli effetti della peste sono molto interessanti e rendono il clan Pestilence un pochino più simpatico da giocare. È un insieme di meccaniche introdotto con Warhammer 3 appunto per la fazione di Nargol e che mancava al povero clan Pestilence di Warhammer 2, che era rimasto molto indietro in termini di meccaniche uniche. Le tecnologie qui si sono sbizzarriti al team Grimhammer, perché hanno suddiviso le tecnologie Skaven in 3 settori. I clan, che sono essenzialmente le tecnologie vanilla però un pochino ampliate, come per ogni cosa appunto. È presente una nuova risorsa tecnologica, la forza lavoro dei topi, la Rat Force. Serve per fare tunnel più grandi, nient'altro, possiamo andare. Sono anche simpatici quando vogliono quelli della SFO. Allora, qui possiamo spendere cibo per generare Rat Force, oppure spendere soldi per generare Rat Force, e questo ci permetterà appunto di selezionare fra varie opzioni, fra cui la burocrazia, che cancella il costo di colonizzazione degli insediamenti. Carino che la tecnologia iniziale richieda 13 turni. Le rovine appena colonizzate hanno costi e durata di costruzione notevolmente ridotti per un turno. Carino. And avremo la possibilità di colonizzare rovine tutto in giro per il mondo, quindi se c'è una rovina e non c'è per esempio stato un rituale degli uomini bestia che vieta la colonizzazione di rovine, fin tanto che c'è una pietra del branco, possiamo effettivamente colonizzarlo in automatico, a prescindere dalla distanza, dipende comunque dalla presenza o meno di
corruzione degli Skaven. Quando prima vi ho introdotto con Karl Franz gli edifici, vi ho detto che le mura con la maggior parte delle fazioni vanno a dare un malus agli introiti. Nel caso dei topi il malus è alla produzione di cibo, e le mura in realtà sono degli edifici molto forti perché ci permettono non solo di guadagnare un po' di soldini, ma ci danno anche tantissimi benefit vari, fra cui gli eserciti nascosti nella regione diventano visibili in automatico. Abbiamo anche degli edifici unici pure con loro. Il consiglio del clan è un edificio senza senso di esistere. Ma non voglio dilungarmi troppo perché non è solo la patch degli Skaven, è anche quella degli uomini lucertola e dei re dei sepolcri. Ci sono dei cambiamenti ad ogni singolo lord leggendario, però vorrei concentrarmi su Khalida. Eccoci qua con la corte di Libaras, con Khalida, e andiamo a vedere subito la meccanica della vendetta. Aumentano i danni e l'armatura a seconda di attacco e difesa sulla base dei punti vendetta. Questi punti si ottengono sconfiggendo i nemici di Khalida, nello specifico i vampiri. Anche qui hanno rifatto un pochino i tratti di tutti, hanno aggiunto, come in questo caso Rulers of Neekara, hanno messo un tratto che aumenta la capacità unità per tutta la fazione. Andiamo a vedere le tecnologie, che sono quelle rifatte con l'aggiornamento, ma integranti anche di ciò che la SFO già faceva. Per esempio, ogni singolo lord leggendario ha un albero piccolino dedicato. Nel caso di Khalida è tutto legato alla sua vendetta contro Neferata, la prima vampira, e tutti i conti vampiro. Abbiamo le missioni della vendetta che sono necessarie affinché si sblocchino queste tecnologie, ed in più qua potete vedere ci sono diverse tecnologie uniche che richiedono vasi canopi. Prima che mi dimentichi, ogni dinastia con la SFO ha un lord leggendario disponibile. Eccoli qua, sono questi, non ve li sto ad elencare, ognuno ha i suoi punti abilità specifici perché sono lord leggendari. Non ho modo di farveli vedere in questo momento. Ormai penso abbiate notato che ogni fazione ha una sua UI. Questo perché la mod che è inserita nella mia altra collection è automaticamente incorporata da diverso tempo all'interno della SFO Grimhammer. Per quanto riguarda gli uomini lucertola, nel mio video aggiornamento ho fatto l'esempio proprio con Mazdamundi, che vi voglio mostrare. Però prima guardiamo un pochino tutti gli effetti anche per gli altri lord. Per esempio Kroq-Gar ha delle missioni specifiche per sbloccare antichi oggetti e pitture da guerra per le unità, quindi ha un sistema di potenziamento unità come il Pelle Verde. Tenawin ha un'unità specifica che sono gli scinchi a cresta rossa con scudo, e tutto il sistema di sacrifici è stato rivisto. Titacto è stato migliorato abbastanza dalla Grimhammer perché è un lord generico, se così possiamo dire, nella vanilla. Qui ci sono effettivamente degli effetti unici che riguardano la sua maestria sulla costruzione degli edifici, e in più ha un'unità speciale che è l'antico Ripperdattilo. Gorok è stato praticamente lasciato lo stesso, se non lui e Kroq hanno avuto qualche piccolo buff all'interno dell'albero delle abilità e delle statistiche per portarli a paro con la SFO Grimhammer. Nakai ha ricevuto anche lui alcuni cambiamenti, non sono epocali, sono tutti qualità della vita, e ha un dilemma: possiamo decidere dove partire. In Bretogna, nella Norsca, nelle terre oscure, nelle terre del sud, a Naggaroth, in Lustria, ad Ultuan, oppure rimanere qui. Ed eccoci qua con Mazdamundi per parlare dei cambiamenti agli uomini lucertola nella SFO Grimhammer. Molto al volo. Vedete, ci sono sia gli allineamenti che vi avevo fatto vedere nel video aggiornamento, sia le sequenze della progenitura, quindi abbiamo doppia risorsa. E le tecnologie sono state unificate, quindi la SFO già faceva quello che poi Vanilla hanno introdotto con il cambio delle tecnologie, sono state praticamente messe assieme, quindi non starò a vederle tutte. Gli effetti sono differenti, non sono né come era prima la SFO né come adesso Vanilla, sono
stati messi insieme, e qui ci sono infatti anche le varie tecnologie con tanto dei favori degli antichi. Questo era già presente nella SFO. Molto ampliato, molto carino. Per quanto riguarda gli edifici, anche nel caso degli uomini lucertola, quanto si è detto prima, loro per esempio hanno una riduzione degli introiti con le mura, hanno effettivamente molti più fattori che vanno a complicare le scelte di costruzione di un insediamento, perché hanno veramente tanti edifici e tutti quanti fanno qualcosa di unico. Ci sarebbe tantissimo altro di cui parlare per gli uomini lucertola e per tutte le altre fazioni presenti su Total War Warhammer 3, però volevo essere il più riassuntivo possibile e lasciare spazio anche a voi, così che possiate esplorare e scoprire tutto ciò che SFO Grimhammer ha da offrire. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Esiste la traduzione italiana? Domanda da 1 milione di sberle. A parte gli scherzi, no, purtroppo per Total War Warhammer è praticamente impossibile trovare delle submod di traduzione in lingua italiana. Ho in mente in futuro di cercare delle soluzioni a livello community, però avrei bisogno del vostro supporto per rendere un'idea realtà. Se vi interessa e siete curiosi, scrivetemelo nei commenti. Ma è davvero un bilanciamento migliore? In tutta onestà, credo di sì. Quello che fanno è riconosciuto globalmente dalla community di Warhammer Total War. Certo, il team di sviluppo di SFO Grimhammer è molto più piccolo di quello della Creative Assembly, ma la passione è sempre la chiave per un ottimo risultato. Il modello di aggiornamenti della Grimhammer è dipendente da quello della Creative Assembly. Tutte le volte che viene rilasciato un hotfix, i modder devono portare la loro versione pari passo a quella ufficiale del gioco vanilla. Il team della Grimhammer fa del suo meglio per rimanere al passo. La SFO è più difficile del vanilla? Sì, è pensata per garantire un'esperienza più complessa e infatti vengono consigliate le difficoltà inferiori rispetto alle solite con le quali affrontiamo il gioco vanilla, proprio perché è tutto differente e bisogna reimparare il gioco da capo. Gioco con solo la SFO oppure aspetto le tue collezioni? Ringrazio tutti i fedelissimi che hanno fiducia in me per questa domanda. La mia risposta è ovviamente di parte. Io vi consiglio di attendere, perché dietro al mio lavoro c'è la volontà di mettere insieme più mod lore friendly e solide possibili che hanno accesso a una submod per la SFO Grimhammer e che possono garantire all'utente l'esperienza massima di Total War Warhammer 3. Se proprio non stai nella pelle e vuoi provare la SFO Grimhammer, vai! Per l'amor di Dio, fai! Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Concludendo, non posso che ringraziarvi per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Spero che il mio troppo lungo non guardo e il mio SPQR siano stati di vostro gradimento. Se avete altri quesiti da pormi, vi invito ad aprire la sezione commenti e scrivere cosa ne pensate, che cosa vi perplime e via dicendo. Vi invito a controllare tutti i miei altri video su Total War Warhammer, sottolineandovi la presenza di una breve guida al modding qui sul canale. Se avete altri suggerimenti sulla rubrica Showcase per il futuro, li accolgo a braccia aperte. Spero davvero che questo format vi piaccia, perché in realtà me lo avevate chiesto e io sono contento di mostrarvi tutto quel bene di Sigmar presente nel workshop di Total War Warhammer 3. Volevo anche ringraziarvi perché senza di voi nulla di tutto quello che sta avvenendo al canale sarebbe stato possibile. Finalmente dopo mesi sono riuscito a vincere la battaglia con Google AdSense e riattivare la mia partnership. Magari in un vlog vi parlerò più nel dettaglio di cosa è successo e delle mirabolanti avventure di quest'estate. Dunque adesso, se volete supportare il mio lavoro, oltre a Ko-fi, potete direttamente tramite YouTube abbonarvi al canale. Ci sono vari tier, sto cercando di preparare l'esperienza e i benefit al meglio delle mie possibilità. Vi garantisco che cercherò il prima possibile di includere tutto quanto e di presentarvi un pacchetto che rispetti il vostro supporto. Ma in realtà, se come me siete squattrinati, a me basta un like, la condivisione, il commento e la vostra lealtà verso questo progetto, che mi riempie il cuore. Quindi grazie, e anche oggi Tiranno Matto out, perché dalla rubrica Showcase questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.